Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto la mia cotta numero 75, una birra nata quasi per caso, ma che è stata la base perfetta per testare qualcosa di nuovo. Qualche mese fa avevo preso per sicurezza 2 buste di lievito VLP 029 che mi serviva per l'Altbier della finale Moby. Con l'altra busta ho progettato una ricetta molto semplice e ho deciso di testare qualcosa di nuovo per quanto riguarda la riduzione dell'ossidazione post imbottigliamento. La birra di questo test, come potete intuire, è una birra organoletticamente abbastanza semplice, ma che necessita di un insieme di delicati equilibri per essere apprezzata. Parlo della celebre birra di Colonia, la Kolsch. Seguendo un po' le indicazioni del BJCP, le Kolsch dovrebbero essere birre chiare a gradazione medio-bassa con un delicato equilibrio tra malto, luppolo ed esteri fruttati leggeri o anche opzionali, ben attenuata ma non secca e astringente. Il maltato dovrebbe essere abbastanza contenuto, luppolo floreale speziato, tipico profilo di luppolo nobile europeo, e un accenno di frutta come pera e mela dati dal lievito. Come l'Altbier è considerato infatti uno stile ibrido, quindi è una birra ad alta fermentazione ma che fermenta e lagerizza a temperature più simili a quelle da bassa fermentazione. Quindi viene fuori una birra molto pulita, gli esempi commerciali in genere tengono gli esteri fruttati molto bassi, direi anche impercettibili su alcuni esempi. Ho programmato quindi un grist di solo malto pilsner, non ho voluto aggiungere né Vienna né Monaco o malti speciali e non ho previsto qui passaggi di decozione. Ho scaldato 30 litri d'acqua a 55 gradi per il machine e l'ho corretta con cloruro e solfato di calcio in proporzioni uguali per non enfatizzare né i malti né i luppoli, ma stare un po' nel mezzo. Fatto il machine, sono andato subito in ramba al primo step di saccarificazione di 50 minuti a 62 gradi. Voglio ottenere un mosto molto fermentescibile anche perché il lievito che userò non attenua tantissimo. Passo ad uno step per le alfa-amilasi a 72 gradi per 10 minuti, poi metto la griglia e proseguo con un mash out e una filtrazione. Qui raggiungo una densità iniziale di 1,67 e un pH che purtroppo non scende sotto i 5,6. Con lo sparge la densità è scesa a 1,45, quindi sto già qualche punto più alto del previsto. Bollitura programmata di 60 minuti. La luppolatura in amaro l'ho fatta con 60 g di Pearl da 5,5% di alfacidi che aggiunge 23 IBU. Luppolatura in aroma negli ultimi 10 minuti con 60 g di Ellertauersbacher da 2,6% di alfacidi che con i suoi 4 IBU porterà la birra al valore finale di 27. Qui aggiungo anche il Protafloc. A fine bollitura faccio un'ultima gettata di 40 g di Hallertau che lascio durante tutto il raffreddamento. Completata la sedimentazione di particelle favorite dal Protafloc, ho trasferito lentamente in fermentatore. Ho misurato la densità iniziale definitiva di 1,050, 3 punti più alta di quella prevista. Il lievito, come accennato, è il ceppo liquido della White Labs, il VLP 029 Kolsch German Ale. 5 giorni prima ho preparato uno starter generoso di 2 litri perché ho pianificato un pitching rate doppio, cioè come quelli da lager che ho scoperto essere proprio quelli consigliati per birre ibride come questa, anche se è un lievito ad alta fermentazione. Per avere aromi puliti e delicati, infatti, devono fermentare a temperature molto basse, quasi ostiche per i lieviti ale. Per cui si consiglia di raddoppiare la dose di lievito, cosa che non ho fatto sull'Altbier, dove invece gli esteri sono usciti in modo eccessivo. Ho inoculato il lievito ed ossigenato con la paletta per 2 minuti.
La fermentazione sembrava non partire, ho notato in realtà che c'era una piccola perdita nel foro dove ho inserito il ball lock. Ho dovuto riaprire il tappo e aggiungere una guarnizione in silicone. Partita la fermentazione a 14,5 gradi, ho mantenuto questa temperatura per i primi 4 giorni, poi ho iniziato a salire di mezzo grado al giorno. Dopo una settimana la densità era scesa a 1,14. A 2 settimane è arrivata a 1,12. Quindi ho iniziato qui una lenta discesa per una lagerizzazione che avrei voluto prolungare fino a 3 settimane. Ma avendo ritardato il giorno della cotta ho dovuto ridurre la lagerizzazione per poterla presentare alla seconda tappa del Trinacre Homebrew Championship. Quindi arrivo al 31esimo giorno e riporto il fermentatore a temperatura ambiente per l'imbottigliamento. Durante questa lenta lagerizzazione comunque la densità è scesa di un altro punto assestandosi a 1,011. Ho registrato una buona attenuazione del 77%. La saccarificazione a 62 gradi è stata sicuramente d'aiuto. All'imbottigliamento ho fatto qualcosa di diverso. Passiamo al tema caldo del video che sono appunto gli antiossidanti. Sostanze che dovrebbero assorbire l'ossigeno senza farlo cedere alla birra, conservandone le qualità organolettiche più intatte più a lungo. In questo caso, nello specifico, dovrebbero proteggere la birra dall'ossigeno introdotto durante l'imbottigliamento e permettere anche alla birra di mantenersi più fresca a lungo. Il prodotto in questione è l'Antioxin SB. È un composto a base di acido ascorbico, cioè vitamina C, e metabisolfito di potassio. Purtroppo sono prodotti che non si trovano in formati da home brewing. Pur dovendone usare una quantità davvero piccola, ho dovuto prendere la confezione da 1 kg. La dose consigliata va dai 2 ai 4 grammi per ettolitro. A queste concentrazioni dovrebbe essere in grado di reagire con un ppm di ossigeno disciolto, che equivale a circa 1,2 ml d'aria per bottiglia da 0,33. Si tratta di un prodotto pensato per birrifici e penso che sia più indicato per proteggere birre delicate imbottigliate in contropressione. Ho avuto infatti qualche dubbio per quanto riguarda l'utilizzo in rifermentazione perché il metabisolfito ha anche un'azione antimicrobica, quindi potrebbe disturbare il lievito durante la rifermentazione. Per questo motivo, ma soprattutto per verificare l'effettiva efficacia contro l'ossidazione, ho pianificato 2 linee di bottiglie, una con e una senza l'antioxin. Ho preparato una soluzione unica di priming con destrosio e acqua che ho scaldato e poi fatto raffreddare. Ho aggiunto il lievito F2 da rifermentazione e ho diviso la soluzione in 2 parti uguali. In una delle 2 ho aggiunto 0,5 g di antioxin. Ho fatto quindi il priming delle bottiglie con e senza antioxin. Ho aperto il fermentatore e avviato il sifone con l'asta per imbottigliare. Per l'imbottigliamento ho seguito questo schema in modo da riempire progressivamente sia le birre con che quelle senza antioxin, in successione, per evitare che un gruppo di birre avesse esclusivamente la prima o l'ultima birra che esce dal fermentatore, che solitamente può prendere un po' più di ossigeno. Ho marcato le bottiglie con l'antioxin in modo da riconoscerle e le ho lasciate rifermentare una settimana a temperatura ambiente, quindi poi le ho passate in frigo. Per il momento la storia di questa cotta si conclude qua. Per l'assaggio di confronto voglio fare poi un video apposito con più calma e attenzione e ho in mente anche di fare un doppio assaggio di confronto. Uno nel breve per vedere innanzitutto come è venuta la birra e se ci sono differenze con quella rifermentata con l'antiossidante, per capire se l'antioxin abbia dato qualche problema al lievito in rifermentazione o se abbia tirato fuori qualche sentore non desiderato. Un altro assaggio di confronto lo farò invece fra qualche mese, per verificare se effettivamente l'antiossidante è riuscito nel suo intento, cioè quello di preservare al meglio la freschezza della birra, non mostrando quindi i difetti dell'ossidazione nel tempo. Penso che questa può essere un'ottima birra per testare questo antiossidante, essendo una birra chiara di bassa gradazione alcolica e fatta con solo malto pilsner, è una birra che risente facilmente degli effetti dell'ossidazione. Per quanto riguarda il metabisolfito ci tenevo a fare un paio di puntualizzazioni. Innanzitutto, se decidete di usarlo è bene sapere che si tratta di un allergene, quindi fatelo sempre presente se avete intenzione di regalare o di offrire la birra a qualcuno.
Per quanto riguarda le dosi, facendo un po' di calcoli è uscito fuori che, anche utilizzandola al massimo del range consigliato dalla casa, questo non raggiungerebbe mai la soglia oltre la quale per la legge italiana va iscritto in etichetta se si tratta di una birra appunto in commercio. Questo per dire che comunque in ambito brassicolo, anche se si decidesse di usarlo, non supererebbe mai quelle quantità che sono invece considerate accettabili in ambito enologico. Se avete domande, curiosità o suggerimenti su quello che avete visto su questa cotta, scrivetelo sotto nei commenti. Sono curioso anche di conoscere se avete testato anche voi qualcosa di simile e che risultati avete avuto. Se il video vi è piaciuto, vi invito anche a lasciare un like e ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche, soprattutto per rimanere aggiornati con i prossimi video e col video dell'assaggio che produrrò fra qualche settimana. Ci vediamo al prossimo video!